fans, quest'oggi vi porto un nuovo episodio sulle Poké Analisi. La settimana scorsa è uscito un video di questa rubrica su Pokémon Sole e Luna, dove abbiamo analizzato insieme tutto quello che potrebbe esserci sui giochi. Ma la nostra ricerca e le nostre analisi su questo gioco non sono finite. Questo per dirvi che il prossimo episodio sulle Poké Analisi riguarderà sempre Pokémon Sole e Luna, ma come seconda parte. Quindi per questa rubrica gli episodi saranno numerati secondo l'argomento e non secondo il tipo di rubrica. Dunque oggi vi porto il primo episodio delle Poké Analisi su Pokémon Go. Ma prima un po' di informazioni per chi non conosce ancora bene questo gioco. Pokémon Go è un progetto di Nintendo e Game Freak in collaborazione con Niantic Inc., casa sviluppatrice di Ingress, gioco per dispositivi mobili. Pokémon Go è un gioco che riporta numerose caratteristiche di Ingress, come per esempio il fatto che per giocare bisogna camminare per la città. Nel gioco infatti il giocatore dovrà camminare e girare la città alla ricerca di Pokémon da catturare e da far lottare. Al contrario di Ingress però Pokémon Go usa la realtà virtuale. Ingress infatti usa una mappa simile a quella di Google Maps, identificando la posizione del dispositivo del giocatore. Nella mappa la freccia identificativa del giocatore si muoverà seguendo il movimento del dispositivo, ma Pokémon Go non usa una semplice mappa, ma permette al giocatore di vedere i Pokémon nella propria città con la telecamera dal proprio dispositivo ed interagire con i Pokémon catturandoli e lottandoci. I giocatori di Pokémon Go potranno anche sfidarsi tra di loro sfoderando i Pokémon catturati. In poche parole Pokémon Go è un gioco che costringe, tra virgolette, il giocatore a girare per la propria città e quindi di fare quello che ogni genitore desidererebbe dal proprio figlio, ovvero staccarsi dai videogiochi ed uscire all'aria aperta. Bene, avete presente il meme con il bambino che sta fuori ma con la console? Ecco, più o meno la stessa cosa. Sarà disponibile per Android e iOS, e per chi ha Windows Phone, ragazzi, capite una volta che per tutte che non esce mai nulla su Windows Phone. Compratevi un nuovo cellulare, e se non potete comprarvi un nuovo cellulare vi attaccate al tram. Vi lascio il link del trailer ufficiale di Pokémon Go nella descrizione. Comunque, detto questo, poco sappiamo del gioco, ma è giusto dire anche che in qualche modo Nintendo e Niantic stanno riuscendo a farci capire che il gioco sta facendo progressi. Recentemente è iniziata un'estrazione ufficiale, e non di quelle fasulle, in cui 15 fortunati beta tester potranno provare il gioco in anteprima. L'estrazione è solo per il Giappone, ma dato che siamo in Italia, ovviamente siamo riusciti a trovare un modo per registrarci anche noi, cosa che se lo fai in America ti arriva l'FBI a casa ancora prima di registrarti. Io ovviamente sto partecipando, e se mai sarò uno dei 15 fortunati farò il possibile per portarvi un video qui sul canale, se Nintendo non mi denuncia. Ancora più recentemente è stato mostrato un teaser del gioco da parte di Niantic, video corto ma pieno di informazioni, ed oggi le analizzeremo per bene, ma prima di tutto guardiamo insieme il video. They're distributed all around the world. Pokemon have different habitats, so some Pokemon like water, some like mountains. So they live in the places that they ought to live, which means that you will have to go to a wide variety of places to find them all. That encounter I'm going to show you, and it's also the first time so we can show. So you get notified you encountered a Pokemon. Now you're going to capture it with your Pokeball. So toss Pokeballs to capture it. Oh, it got away. So my throw wasn't good enough and the ball wasn't powerful enough. So I go for a more powerful Pokeball. There's all kinds of cool things you can do in terms of how you use the ball. So he goes into my Pokédex, and there's other stuff you can do. Bene, iniziamo dall'inizio. Possiamo osservare una mappa molto simile a quella di Ingress in una schermata con un design molto semplice. Il giocatore ha un outfit mai visto nel mondo videoludico Pokémon, e ora ci ricolleghiamo al Pokémon Sole e Luna. In uno dei frame della Direct ci viene mostrato una sorta di hotel, di cui parleremo in un altro video, e il personaggio che si suppone sia quello principale, molto simile a questo, a parte il fatto che uno è maschio e uno è femmina, ma comunque sono molto simili. Inoltre era già stato detto che Game Freak aveva intenzione di creare una sorta di collegamento tra Pokémon Go e Pokémon Sole e Luna. Passiamo ora alla barra in basso. Si può osservare l'icona del giocatore e a seguire il nome. E qui una cosa molto importante: si vede il livello che sembra essere il livello del giocatore. Questo ci fa quindi pensare che il giocatore avrà un livello e non solo i Pokémon. Questa cosa in Pokémon non si era mai vista, ma in Ingress sì. In Ingress infatti il giocatore ha un livello che può alzare sbloccando obiettivi o raccogliendo punti in generale, e questi livelli servono per accedere a specifiche cose nel gioco.
Vi spiego. Se c'è un Pokémon in una zona a cui serve il livello 4 del giocatore, non potremo catturarlo se abbiamo un livello più basso. Quindi per esempio per catturare Beedrill servirà il livello 1, mentre per catturare Charmeleon servirà il livello 3. Se siamo a livello 1 non potremo trovare Charmeleon, perché a Charmeleon serve il livello 3. E questo risolve il problema di cui parlano tutti e di cui tutti fanno meme, ovvero il dover viaggiare per catturare un certo Pokémon. Ragazzi, Pokémon è un gioco destinato a ragazzini o a bambini per lo più, e sarebbe da pazzi costringere un bambino a viaggiare solo per catturare dei Pokémon. Papà, andiamo al Polo Nord? Figliolo, perché questa scelta così all'improvviso? E niente, devo catturare Articuno. In questo modo l'allenatore compierà livelli man mano che cattura Pokémon. Quindi, anche se in una zona ci sono 50 Pokémon, se il giocatore è a livello 3 potrà trovare solo 4 Pokémon, e man mano che si sale di livello si troveranno Pokémon sempre più rari. In una città possono esserci anche tutti i Pokémon, ma per trovarli tutti si dovrà salire di livello. In questo modo si motiva il giocatore a catturare più Pokémon, uscire di casa più volte e permettere al giocatore di catturare tutti i Pokémon stando nella stessa città senza che esca. Cavolo, è perfetto! Ora torniamo ad analizzare il gioco. Nella mappa, oltre al giocatore e al Pokémon, si possono notare delle gemme blu. Aspetta, ma dove le ho già viste? Ah, ecco, in Ingress. Esatto ragazzi, in Ingress infatti ci sono delle specie di gemme luminose blu sparse in tutta la città. Queste si devono raccogliere per poter eseguire determinate azioni. In pratica è il carburante del gioco, e lo potrebbe essere anche per Pokémon Go, ma io non credo sia così. Quando il Pokémon viene catturato si vede in basso che è stato droppato un diamante, stesso diamante presente nella mappa. Io penso che i diamanti siano la valuta o le monete del gioco, che servono poi per acquistare Pokéball, pozioni e altre robe senza spendere soldi veri. Certo, i soldi veri si potranno spendere comunque. Se siete dei sfaticati e non volete uscire e camminare, potete spendere i soldi veri. Anche in questo caso il giocatore sarebbe motivato a girare la città. E per terminare, nella mappa si vedono due simboli, che sarebbero quelli delle palestre Pokémon, di due colori diversi, come per indicare che ci sono due fazioni. E infatti uno dei simboli è di colore rosso, proprio come il colore del giocatore. In effetti anche in Ingress ci sono due fazioni, Illuminati e Resistenza. Quindi la cosa non è impossibile. Probabilmente ci sono dei punti speciali nella mappa in cui il giocatore potrà allenarsi o affrontare speciali sfide. Che siano palestre mi sembra strano, anche perché di medaglie non se n'è parlato su Pokémon Go. E comunque non credo metteranno delle palestre, dato che lo scopo è catturare più Pokémon possibili e girare la città, e non sfidare le palestre e guadagnare medaglie. Anche perché mi sembra strano che ci sia una lega Pokémon in città. Quindi delle medaglie cosa te ne fai? Ora vi invito a ragionare e a scrivermi nei commenti cosa ne pensate voi di questo. Mettete un bel like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo episodio.